Buongiorno e benvenuti a riscoprire la Mesopotamia. Come abbiamo sentito nella prima puntata di questa serie dedicata agli scavi archeologici italiani in Iraq, gli archeologi indagano siti che appartengono ad un arco cronologico estremamente ampio. Nelle prossime due puntate ci concentreremo quindi sulle differenze tra le diverse fasi della storia antica, partendo dai racconti di chi si occupa degli scavi in prima persona. In questo episodio ci occuperemo delle fasi più antiche. Il professor Riamoni, professore associato di archeologia e storia dell'arte dell'Asia occidentale e del Mediterraneo orientale antichi presso l'Università di Udine e direttore della missione archeologica del sito di Asinghiran in Kurdistan iracheno, parlerà della preistoria. Il professor Nadali, professore associato di archeologia e storia dell'arte dell'Asia occidentale e del Mediterraneo orientale antichi presso la Sapienza Università di Roma e direttore della missione archeologica italiana Anigin nel sito di Tel Zurgul in Iraq meridionale, ci introdurrà al terzo millennio a.C. E infine il professor Laneri, professore ordinario di archeologia e storia dell'arte dell'Asia occidentale e del Mediterraneo orientale antichi presso l'Università di Catania e direttore del Baghdad Urban Archaeological Project legato allo scavo di Tel Muhammad, ancora una volta in Iraq meridionale, ci parlerà del secondo millennio. Iniziamo quindi dal racconto del professor Riamoni. Buon ascolto! Nello studio della preistoria umana in Mesopotamia settentrionale, le fasi del Neolitico ceramico e del Calcolitico giocano un ruolo particolare perché sono caratterizzate da una serie di cambiamenti che hanno letteralmente rivoluzionato il modo di vita, o potremmo dire anche lo stile di vita, delle comunità che abitavano appunto in questi territori, con ricadute che potremmo anche tracciare e riconoscere evidenti fino ai giorni nostri. Il territorio infatti della Mesopotamia settentrionale, ossia l'area compresa all'incirca fra il centro Alto Eufrate e l'area settentrionale del Tigri, è particolarmente ricco di siti che testimoniano appunto questi episodi di trasformazione che hanno inciso in maniera radicale sia sulla struttura sociale sia su altri aspetti delle comunità preistoriche. A livello sociale ci sono delle trasformazioni particolari che hanno letteralmente cambiato quelli che sono un po' i rapporti interpersonali a livello comunitario, determinando una serie di cambiamenti che hanno implicato quella che potremmo definire a livello generale una forma di differenziazione interna che si è poi, come dire, quasi evoluta in una sorta di disuguaglianza che ha determinato in alcuni casi anche la nascita di quella che comunemente viene definita la gerarchia. Ora gli studi più recenti tendono un po' a sfumare questo aspetto, ma è indubbiamente accertato che il passaggio dal Neolitico ceramico, quindi diciamo dal VII-VI millennio all'incirca a.C. al Calcolitico, quindi più o meno V-IV millennio a.C., ha implicato appunto questo tipo di trasformazioni che ha determinato poi quella che potremmo dire la nascita di una società, definiamola moderna, per come la concepiamo noi ai giorni nostri. Ad esempio, a livello economico, la struttura di queste comunità, le dinamiche, le strategie adottate sono particolarmente sofisticate. Si è passati a adottare un sistema di produzione del cibo basato su allevamento e coltivazione che ha ovviamente determinato anche una serie di cambiamenti nel tipo di interazione col territorio circostante, con la nascita di insediamenti sempre più stabili e con la nascita anche di siti abitati di dimensioni diverse. La nascita però dell'agricoltura, o meglio lo sfruttamento dell'agricoltura e dell'allevamento, che affondano poi in periodi anche precedenti a quello di cui stiamo parlando adesso, non è l'unico campo dell'economia di queste antiche comunità nel quale osserviamo queste trasformazioni così importanti. Un altro settore dove si osservano queste trasformazioni così radicali, ad esempio, è l'artigianato. La produzione di oggetti diventa uno degli aspetti forse più marcanti, infatti si parla di Neolitico ceramico proprio per questo motivo, perché a partire più o meno dal VII millennio a.C. queste comunità esplorano e in maniera sempre più sistematica utilizzano la produzione di oggetti, ceramica, ma non solo, anche oggetti fatti in pietra e in altro materiale che purtroppo magari non si è conservato, per arricchire e per integrare e migliorare quello che erano appunto il loro modello di vita e le loro attività appunto di coltivazione e di interazione col territorio. Questo perché determina anche la nascita di una sorta di specializzazione nel campo lavorativo, attraverso la quale alcune figure all'interno di queste comunità iniziano, come dire, a distaccarsi, a distinguersi per le proprie competenze, per le proprie abilità all'interno delle comunità e a diventare proprio dei ceramisti, dei vasai o degli esperti di lavorazione di materie prime in maniera sempre più approfondita e potremmo dire anche più sofisticata. Questo percorso, che si osserva con maggiore attenzione a partire proprio dal VII millennio a.C., ha una sorta di picco di
di crescita, soprattutto nell'epoca del Calcolitico, quando diversi studiosi ormai concordano nel ritenere questa fase caratterizzata dalla nascita della specializzazione artigianale, che genera anche poi una sorta di relazione fortissima di proprietà fra il singolo individuo e appunto gli oggetti che vengono prodotti. A livello insediativo questo fenomeno ha delle ricadute anche molto evidenti sul territorio, quindi quelli che prima erano dei piccoli abitati che iniziano a disporsi e a distribuirsi lungo essenzialmente quelli che sono i corsi d'acqua, e sono abitati in genere di piccole dimensioni, quindi parliamo di abitati di circa 1 ettaro, forse anche di meno, e per dare un'idea di quella che poteva essere la popolazione, potremmo pensare a comunità di 150, 200, forse 400, 500 persone in epoca neolitica. Nel Calcolitico invece vediamo come questi insediamenti tendono a diversificarsi e a differenziarsi anche per dimensioni. Quindi abbiamo insediamenti che crescono e che quindi sono caratterizzati anche da una popolazione numerosa. E questo un po' il procedimento che poi porterà alla nascita di quelle che saranno le prime e vere e proprie città che nascono per l'appunto in Mesopotamia, che sono comunemente riconosciute come parte di quella che è stata definita la cosiddetta rivoluzione urbana, che avverrà appunto intorno alla fine del IV millennio all'incirca, anche se vi sono ormai evidenze che forse indicano un po' un inizio anche in epoche leggermente precedenti. Questo quadro, che riguarda in maniera un po' generale la Mesopotamia settentrionale, quindi l'area appunto come ho detto dell'Alto Medio-Frate e dell'Alto Tigri in Iraq e in Siria, e poi in area soprattutto irachena per quanto riguarda il Tigri, è tutto sommato abbastanza noto, ma gli studi recenti indicano essere caratterizzato da diverse aree che percorrono delle traiettorie che sono più locali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il quadro generale è sì più o meno conosciuto, ma in realtà ci sono diverse sfumature che hanno portato poi degli esiti diversi, alcuni probabilmente evidenziando modelli sociali, economici e anche insediativi leggermente diversi da quello generale, in altri casi portando forse anche a dei vicoli ciechi, cioè delle vie di sviluppo che poi in realtà non erano effettivamente o sostenibili o ben sfruttabili in base a quelle che sono le risorse ambientali, e che quindi hanno portato poi a una sorta di decrescita o abbandono anche del territorio. Uno di questi obiettivi da studiare adesso nel campo della Mesopotamia settentrionale è proprio verificare l'esistenza di questi percorsi alternativi più locali, più regionali, e il progetto archeologico di Asinghiran si concentra esattamente in questa tematica. Perché? Perché c'è un'area situata nell'Iraq settentrionale, più precisamente in quella che è la regione del Kurdistan iracheno, ossia la piana di Navkur, che presenta delle caratteristiche assolutamente particolari, ossia è un territorio caratterizzato da un terreno molto fertile, argilloso, assolutamente ricco di acque. Il termine Navkur probabilmente indica la piana fangosa, e quindi assolutamente idoneo a una frequentazione e a un insediamento umano di tipo stabile, quindi che può appoggiarsi su quelle tecniche di produzione del cibo che abbiamo visto precedentemente, quindi l'allevamento, ma anche la coltivazione dei cereali e di altre tipologie di piante, le leguminose ad esempio, che hanno caratterizzato le prime comunità stabili del Neolitico e poi appunto anche in epoca calcolitica. La regione del Navkur però ha altre particolarità, ad esempio è anche un po' ritagliata dal resto di quella che è la Mesopotamia settentrionale. Si trova infatti lungo quello che potrebbe essere il settore nord-orientale ed è attraversata da dei fiumi che poi confluiscono in uno dei grandi affluenti del fiume Tigri, e questo territorio è appunto un po' ritagliato da quella che è la piana più a sud di Mosul, da una serie di catene montuose che delimitano un po' quello che è il suo margine meridionale, così come il suo margine orientale è definito da quello che è uno dei grandi affluenti del Tigri, il cosiddetto Grande Zab, che scorre più o meno da nord-est verso sud-ovest e che separa l'area del Navkur da quella che è poi la piana occupata da grandi città occupate già nelle epoche più antiche, che sono occupate ancora adesso, quale ad esempio la città di Erbil, mentre invece in area settentrionale abbiamo tutte le grandi propaggini della catena degli Zagros che separa appunto il Navkur da quello che poi sono i settori dell'Anatolia centro-orientale. Quindi è un settore, per ricapitolare, fertile, ideale per l'insediamento umano, collegato in una qualche misura con quella che è il quadro generale della Mesopotamia settentrionale, ma al tempo stesso anche, per sua conformazione particolare, probabilmente caratterizzato da fenomeni di sviluppo insediativo che hanno osservato delle traiettorie assolutamente locali. All'interno di questa piana in Navkur, appunto, vi è collocato un sito che è diventato poi oggetto di questo progetto, il sito di Asinghiran. Il progetto archeologico appunto di Asinghiran nasce dopo che una ricognizione di questa piana in Navkur, condotta dal progetto archeologico regionale Terra di Ninive, ha identificato tutta una serie di piccoli insediamenti risalenti all'epoca del Neolitico e del Calcolitico, fra i quali questo Asinghiran, evidenziando quindi una ricca presenza umana a partire dal VII-VI millennio a.C. fino al IV millennio, e poi con tutta una serie di fasi successive che risalgono appunto alle epoche del bronzo, del ferro e via dicendo. Però in particolare questo sito di Asinghiran ha attirato l'attenzione degli archeologi perché è caratterizzato da una sequenza insediativa particolarmente ricca
ricca per quello che riguarda il periodo del Calcolitico. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa piccola collina, si tratta di una collina di circa 2,5 ettari, forse 3, rivelava sulla superficie una densità di materiali ceramici prodotti e databili all'epoca del Calcolitico, quindi V-IV millennio, e quindi indicatori di una presenza di un insediamento collocato appunto in questa zona. Il progetto quindi a Zinghiran è stato avviato con l'intento di studiare questo sito come sito chiave per studiare in realtà poi tutte le dinamiche regionali che si sarebbero dovute sviluppare nel Navkur durante la fase del Calcolitico. È iniziato nel 2018 in collaborazione con la direzione dell'antichità del Kurdistan, in particolare la direzione dell'antichità di Dohuk, e grazie al sostegno poi dell'Università di Udine, e si è ampliato recentemente con l'inclusione di 2 altri siti che sono stati sempre rinvenuti appunto da questo progetto archeologico che ha ricognito l'area di Navkur, quindi il progetto archeologico regionale Terra di Ninive, e sono 2 siti che risalgono verosimilmente al Neolitico ceramico, collocati vicino al moderno villaggio di Canispan che dista 3-4 km a sud di Zinghiran. Con l'inserimento di questi 2 siti, quindi il progetto a Zinghiran ha, come dire, un obiettivo sistematico di indagare proprio queste dinamiche che partono più o meno dal VII millennio a.C. e arrivando fino al IV millennio documentano la trasformazione che queste comunità hanno sperimentato, modificando il loro tessuto sociale, modificando la loro economia e poggiando poi quelle che sono appunto le basi a livello locale per la nascita appunto di quelle che sono le società moderne. In particolar modo con l'obiettivo poi di verificare se queste dinamiche sperimentate nel Navkur in questi siti è sovrapponibile, paragonabile a quelle già conosciute in Mesopotamia del Nord, oppure se hanno, come forse noi sospettiamo, percorso vie di sviluppo che sono simili ma non completamente identiche a quelle che noi conosciamo in Mesopotamia settentrionale. Il sito di Zinghiran, partiamo da questo sito, è ideale per quale motivo? Perché appunto è un sito piccolo, caratterizzato da una ricchezza di materiale che suggerisce una sua occupazione intensiva, cioè un'area insediata in maniera densa da una comunità che ha occupato l'area del sito fra V e IV millennio, e per le sue dimensioni sarebbe quindi considerabile come un sito di tipo rurale. Cosa vuol dire un sito di tipo rurale? Vuol dire un sito che tradizionalmente viene considerato appunto un sito legato a un'economia di tipo agricolo, caratterizzato sostanzialmente da una sorta di, si definisce tra virgolette, semplicità interna, quindi da un'economia che è poco complessa e da una struttura sociale che è basata essenzialmente su rapporti interpersonali interni, definiamoli così, di tipo egalitario, e quindi da una sua forma, diciamo, di sviluppo che per certi versi non ha sperimentato quelle che potrebbero essere poi le linee di cui si parlava prima, quindi quelle forme di specializzazione nell'area artigianale, di economia più sviluppata e via dicendo. In realtà i primi dati che abbiamo studiato, che abbiamo recuperato da questo progetto di scavo da Zinghiran, che è attivo dal 2018, rivelano un quadro diverso. Ossia, ad esempio, la produzione ceramica rivela un tratto completamente diverso, cioè la produzione vascolare era di tipo estremamente intensivo. Potremmo definirla, spingendoci un po', quasi di tipo industriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che la comunità di Zinghiran produceva vasi in maniera continua, ricca, numericamente ampia, e ciò tutto sommato non si raccorda molto bene con quello che è appunto l'idea di una comunità agricola che ha meno bisogno di produzioni così intensive. Gli stessi vasi peraltro sono caratterizzati sia da impasti ceramici che noi riconosciamo come essere probabilmente caratterizzati da una forma di standardizzazione, cioè sapevano gli artigiani produrre in maniera quasi seriale non solo forme vascolari più o meno identiche, ma anche produrre impasti ceramici più o meno standard, ripetuti più volte, che servivano per produrre appunto forme di tipo diverso, quali potevano essere i piatti o le giare da conservazione o brocche per ad esempio servire liquidi e altre tipologie di questa natura. Ciò è un primo indizio che la comunità calcolitica di Zinghiran non era esattamente una comunità semplicemente rurale, ma si stava appoggiando anche a un tipo di economia che era molto più complesso, molto più variegato. Un altro aspetto che ha attirato la nostra attenzione è la presenza di contatti che non sono solo di tipo regionale, ma anche supraregionale, cioè attraversavano quelli che erano i limiti naturali della piana di Navkur e mettevano in contatto la comunità di Zinghiran con altri insediamenti, altre società che erano collocate a sud o a sud-est o addirittura anche a est, probabilmente valicando anche quelle che potevano essere le catene montuose che separano appunto la parte più orientale della Mesopotamia settentrionale dall'area dell'altopiano iranico settentrionale.
Abbiamo infatti presenza di forme ceramiche che sono chiaramente influenzate da contatti che sono stati avviati con queste popolazioni, per cui si ipotizza che anche qua la comunità di Zinghiran non fosse semplicemente ancorata al suo territorio, ma avesse anche un forte interesse a mantenere dei legami, dei contatti di tipo sociale o probabilmente anche di una qualche natura economica che potevano essere appunto utili allo sviluppo e alla crescita dell'insediamento stesso. Quindi la presenza di queste forme vascolari, di queste tipologie di vasi che non sono tradizionalmente definibili come locali tipici della Mesopotamia dell'Alto Tigri, bensì appartenenti a altre tradizioni, a altre regioni, è un ulteriore fattore che sottolinea appunto questa presenza di un'economia molto più complessa di quanto si poteva sospettare. Un altro elemento che stiamo studiando con attenzione in questi anni è dato dalla presenza di materiale litico, ossia oggetti prodotti in una certa tipologia di pietra, per lo più si tratta di selce o di ossidiana, che raccontano anche qua una storia diversa da quella che si sarebbe potuto immaginare. La presenza di ossidiana, una pietra lavica che non è presente nell'area del Navkur ma che viene recuperata in territori anche molto più lontani, indica la capacità del sito di Asinghiran, ossia della comunità, delle persone che hanno abitato ad Asinghiran, di intrattenere rapporti, definiamoli di tipo commerciale tra virgolette, con popolazioni e comunità che erano collocate anche molto più lontane, quindi con aree collocate probabilmente nell'area dell'Anatolia barra Anatolia orientale, dove ci sono regioni dove viene recuperata questa materia prima, questa ossidiana, che è così importante perché permette di produrre dei manufatti in pietra particolarmente affilati e quindi produrre delle lame che servivano per lavorare il pellame, per lavorare le materie prime frutto dell'agricoltura e quindi insomma per arricchire tutta la serie di attività che erano connesse con la realtà del mondo di Asinghiran. Un ulteriore aspetto assai interessante che abbiamo evidenziato durante queste prime campagne di studio di Asinghiran caratterizza ad esempio l'area delle sepolture. Tradizionalmente si considera i rituali dedicati alla sepoltura come una sorta di sfera di attività che riguardano soprattutto gli adulti. Ad Asinghiran abbiamo evidenziato invece la presenza di una necropoli, cioè una concentrazione di sepolture dedicate a bambini, anche bambini di giovanissima età, quindi neonati, se non addirittura anche dei feti, cioè bambini nati essenzialmente morti, sepolti in giare. Questo tratto non è del tutto nuovo, ci sono diversi siti anche in altre aree della Mesopotamia settentrionale che hanno evidenziato questo aspetto, però la presenza di Asinghiran indica il fatto che questa comunità piccola dava già un particolare significato anche ai membri della comunità più piccoli, persone che non erano ancora quindi adulte e che non avevano ancora raggiunto quello che potrebbe essere definito uno status all'interno della comunità stessa. E il fatto che fossero sepolti in giara, quindi con un rituale ben definito, in giare che potevano essere anche in alcuni casi decorate, talora anche con piccoli corredi che potevano essere delle piccole perline, indica un'attenzione verso questi piccoli membri della comunità, che è un aspetto appunto assai innovativo per l'area del Navkur, nella quale si sa ancora poco finora su queste tematiche. Quindi, per riassumere, il sito di Asinghiran presenta una serie di tratti che lo pongono quasi un po' a metà fra quello che potrebbe essere un mondo di tipo rurale e una comunità che invece si spinge verso sfere di sviluppo che sono più tipiche di società più complesse, forse potremmo anche definire quasi proto-urbane, evidenziando la presenza quindi di quello che noi sospettiamo essere un tratto tipico del Navkur, ossia la presenza di percorsi alternativi che hanno spinto queste società a esplorare strategie e dinamiche di sviluppo leggermente diverse, sperimentando probabilmente anche forme insediative di tipo ibrido e evidenziando quindi la possibilità anche che quella che noi riteniamo essere una comunità rurale in realtà non era da interpretare nel senso classico, bensì una società sì rurale ma anche complessa al suo interno. Su quest'ultimo aspetto gli ultimissimi dati effettivamente danno delle conferme, perché le evidenze abitative o perlomeno le evidenze architettoniche rivelano la presenza di edifici che sono di una certa portata, cioè edifici costruiti in mattoni crudi con murature spesse anche 1 metro, che rivelano appunto la presenza di una competenza specifica nel saper costruire queste strutture che potevano anche avere un ruolo forse non puramente abitativo, quindi non stiamo parlando di edifici domestici o case, potrebbero essere anche stati edifici di tipo pubblico, dove per pubblico si intende utilizzati dalla comunità, la cui natura è adesso ancora troppo presto per essere definita perché abbiamo appena iniziato a scavarle, però sarà appunto una delle prossime aree di indagine su cui concentreremo i nostri sforzi a partire proprio dalla campagna nel 2025.
Uno degli sviluppi del progetto archeologico ad Zingheran è stato poi l'esplorazione di quelle che sono le radici di queste società nel Neolitico ceramico, grazie all'indagine in 2 siti collocati nel villaggio di Canispan, definiti 740 e 812 in base a una numerazione adottata in seguito alla ricognizione che ha riconosciuto questi piccoli insediamenti. Si tratta in realtà veramente di evidenze insediative molto piccole. Parliamo di siti che occupano forse mezzo ettaro, forse anche meno, che non sono quasi riconoscibili all'occhio umano perché sono tracce verificabili sul terreno sia per la presenza del materiale, ma che non mostrano rilievi che noi poi identifichiamo e riconosciamo come i resti delle abitazioni ripetute nel tempo, cioè le classiche colline artificiali che caratterizzano più o meno poi le pianure della Mesopotamia settentrionale. Si tratta quindi di aree abitative che sono state occupate probabilmente per un periodo molto limitato nel tempo e che i materiali ceramici, ancora una volta guida per avere una prima valutazione sommaria del periodo di occupazione, indicano essere abitati nel VII millennio a.C., in quella che potrebbe essere definita una prima fase risalente al Neolitico ceramico, e probabilmente intorno al VI, inizio V millennio a.C., quindi una fase terminale del Neolitico ceramico / inizio calcolitico. Nel primo sito, che data appunto a questa fase più antica, abbiamo aperto l'anno scorso un sondaggio di circa 5 metri per 5 per avere colpo d'occhio su quella che era la sequenza insediativa, cioè i livelli sovrapposti di occupazione di questo sito, e cerca di capire un po' la sua natura. Abbiamo rinvenuto tutta una serie di piani di calpestio intervallati forse da quelle che potevano essere delle pavimentazioni, probabilmente connesse delle capanne, che indicano appunto una presenza ripetuta e continuata nel tempo. Il materiale ceramico da questo punto di vista è stato ancora particolarmente interessante. Si tratta di una delle primissime forme di produzione ceramica, tipiche della Mesopotamia settentrionale, quindi prodotte con argilla, con degli impasti molto grossolani, totalmente diversi da quelli che potremmo osservare e riconoscere ad Zingheran. Non c'è appunto un'evidenza di specializzazione in questo senso, prodotti quindi mischiando paglia e argilla e poi cuocendola in maniera a volte forse anche un po' grossolana, ma con un intento funzionale molto spiccato. Perché? Perché in questi assemblaggi ceramici abbiamo rinvenuto diversi frammenti di quelli che in archeologia sono chiamati i cosiddetti asking trays, cioè delle sorte di bacini ceramici di dimensioni tutto sommato abbastanza contenute. Potremmo considerarli un po' delle sorte di grossi vasi ovali misuranti all'incirca di lunghezza un 25-30 cm, caratterizzati da una superficie interna volutamente ruvida, cioè fatta o premendo le dita all'interno dell'argilla ancora fresca oppure scanalando anche per altre esigenze. Quelli che abbiamo recuperato nel sito di Canispan sono tutti quanti prodotti con un'impressione forte delle dita nell'argilla, a creare quindi una sorta di superficie veramente ruvida al tatto, perché questi oggetti venivano utilizzati verosimilmente per sgrezzare il prodotto agricolo, in particolare i cereali, ossia venivano riempiti di quelli che erano il frutto del raccolto di cereali, i quali poi venivano sfregati all'interno di questi vasi con una pietra liscia, e in questa maniera si ripuliva il cereale da quelle che sono le sue parti più esterne, che sono meno utili all'alimentazione umana, che venivano quindi rimosse da quelli che sono i cereali, che andavano poi, i chicchi, a depositarsi all'interno di quelle che erano appunto le cavità prodotte all'interno di questi vasi. In questa maniera abbiamo una prima forma di processazione, di ripulitura del cereale e di preparazione poi per un suo eventuale consumo o lavorazione per la produzione ad esempio di farina. Questo ci indica che effettivamente questa comunità collocata in questo sito di Canispan era una comunità agricola che lavorava moltissimo, perché abbiamo trovato veramente una quantità di materiale ceramico di questo tipo in senso rurale e quindi in senso diciamo di sfruttamento del territorio, ma che stava già sperimentando quelle forme di specializzazione che poi andremo a vedere appunto presenti alle Zingheran e che porteranno a tutte quelle forme di lavorazione in maniera più complessa, tipiche appunto di un artigianato che si è sviluppato in questa direzione. I dati che abbiamo sono ancora tutti quanti, come dire, da rifinire, sono frutti appunto di una campagna condotta nel 2024, però contiamo di aumentare il corpo di informazioni rinvenute e avere quindi un quadro più completo di quello che doveva essere il sito occupato nell'area di Canispan 740. In futuro apriremo poi sondaggi, probabilmente nel 2025, quindi nella prossima campagna, nell'ultimissimo sito, per avere quindi una sequenza più o meno completa che illustra il fenomeno dell'occupazione fra neolitico ceramico e calcolitico, determinando appunto tutte quelle che sono state queste dinamiche di trasformazione e di sviluppo che hanno portato queste società verso un'economia sempre più complessa, più ramificata, più strutturata e una società anche differenziata al suo interno. Passiamo quindi la parola al professor Nadali, che parlerà del terzo millennio.
L'antica Mesopotamia è certamente una terra ricca di grandi fenomeni culturali, grandi fenomeni storici, molto antichi obiettivamente. Ricordiamo che è un territorio, una regione all'interno della quale si sono formate le prime città e quello che poi noi definiamo essere i primi anche stati dell'antichità, e risaliamo indietro a delle fasi molto antiche, diciamo tra la metà e la fine del quarto millennio. Noi assistiamo proprio a questa esplosione, soprattutto della nascita delle prime città. Quello che però vi vorrei oggi introdurre e mi vorrei soffermare soprattutto è il fenomeno, quello che gli archeologi e gli storici chiamano della seconda urbanizzazione, cioè vale a dire di un momento successivo alla nascita delle prime grandi città, dove nuovi insediamenti, nuove realtà urbane si sviluppano all'interno del territorio della Mesopotamia centro-meridionale. Ora, quando noi parliamo di Mesopotamia intendiamo ovviamente il territorio che è compreso tra i due grandi fiumi, il Tigri e l'Eufrate, e che corrispondono oggi al contemporaneo stato della Repubblica dell'Iraq. È un territorio molto particolare che è caratterizzato ovviamente soprattutto dalla presenza di questi due grandi fiumi, ma è caratterizzato anche da diversi sistemi ecologici, potremmo dire, di paesaggi antichi, cioè vale a dire che la Mesopotamia del nord è molto diversa dalla Mesopotamia centrale, che a sua volta è molto diversa dalla Mesopotamia meridionale. Quindi quando noi parliamo poi di territorio di Mesopotamia, dobbiamo comunque distinguere le diverse regioni, o se vogliamo dire queste fasce, nord, centro e sud. Il centro-sud è abbastanza uniforme, o potremmo dire abbastanza omogeneo nelle sue anche caratteristiche ecologiche e ambientali, mentre il territorio della Mesopotamia settentrionale, che vede ad esempio anche la presenza di catene montuose, quindi anche una presenza di fiumi di tipo naturale, è ben diverso dal contesto di una piana alluvionale della parte centrale e meridionale. Perché sottolineare questo? Perché obiettivamente la nascita di questi grandi fenomeni urbani, quindi dello sviluppo di queste città che cominciano a diventare dei veri e propri centri urbani indipendenti, parliamo appunto del fenomeno delle città-stato, in cui si organizzano proprio dei veri e propri agglomerati urbani, quindi con la presenza di grandi complessi di edifici pubblici, palazzi e templi, di edifici che sono adibiti ad esempio alla lavorazione del materiale, che può essere un materiale di tipo lapideo, quindi la lavorazione della pietra, la lavorazione del metallo, la produzione della ceramica, ma di vere e proprie anche fabbriche, potremmo dire, o ambienti e lavori che riguardano anche aspetti più comuni, come ad esempio quello della coltivazione delle terre, quindi dell'agricoltura, e poi della trasformazione del prodotto agricolo che servirà appunto per creare la sussistenza all'interno di questi grandi centri urbani. Però dicevo, perché è importante sottolineare l'aspetto ambientale? Perché questo è un territorio, quello della Mesopotamia, dove nonostante sia e rientri in quella che è l'area dove la caduta di pioggia consente una agricoltura attraverso appunto solo l'utilizzo della pioggia, in realtà il grande sistema che i Sumeri, soprattutto quindi nelle fasi del terzo millennio, hanno inventato è proprio quello della canalizzazione, cioè di veri e propri sistemi idrici di scavo di canali che per lo più dovevano prelevare l'acqua dalle due grandi sorgenti, quindi dal Tigre e l'Eufrate, in realtà più dal Tigri che dall'Eufrate, però diciamo in entrambi i casi noi conosciamo di canalizzazioni antiche che questi sovrani dell'antica Mesopotamia nelle fasi del terzo millennio e quindi della piena storia della civiltà sumerica hanno obiettivamente operato quella che potremmo oggi tradurre come una impresa di grandi opere. Tanto è vero che noi conosciamo sia in termini archeologici l'evidenza di questi antichi canali che poi sono stati a lungo utilizzati fino addirittura alle epoche moderne e contemporanee, cioè canali scavati già nel terzo millennio sono stati poi continuamente riutilizzati nel secondo, nel primo millennio, addirittura fino, come dire, all'epoca islamica. Quindi vere e proprie costruzioni di canali di cui noi conosciamo e abbiamo traccia archeologica, ma di cui noi abbiamo soprattutto grandissime informazioni all'interno dei testi che i sumerici hanno lasciato. Ricordiamo infatti che la civiltà sumerica è colei che ha inventato la scrittura, no? Scrittura cuneiforme è questo sistema di scrittura inciso su tavolette di argilla che è nata in realtà per lo più con uno scopo di tipo amministrativo, susseguendosi poi in un'evoluzione che ha portato anche alla composizione dei primi componimenti poetici, quindi di testi religiosi, di inni,
di scritture di mitologie che hanno contribuito ovviamente a formare quello che è il panorama poi culturale di questa civiltà del terzo millennio. Però all'interno di questi testi noi abbiamo una particolare serie di informazioni relativa proprio alla gestione del territorio, quindi noi conosciamo molto, è come avessero fatto una sorta di catasto del loro territorio, quindi noi conosciamo quali sono i metodi che hanno utilizzato per lo scavo dei canali, quale fosse soprattutto non tanto e non solo la costruzione del canale, che forse è l'elemento, se vogliamo, più semplice, perché si tratta appunto di scavare un canale che mette in comunicazione un grande fiume, in questo caso come il Tigre e l'Eufrate, con una serie ovviamente di città che sorgevano per lo più vicino a questi poi canali artificiali. Ma l'elemento soprattutto ricorrente all'interno dei testi, sia quelli di tipo amministrativo che poi anche quelli celebrativi, è quello proprio della cura di questi canali, cioè vale a dire non basta solo scavare il canale, ma poi questo canale deve essere gestito, deve essere continuamente pulito, perché altrimenti se il canale si insabbia si interrompe il flusso dell'acqua, che può creare due tipi di problemi: una esondazione e quindi un allagamento poi ad esempio delle terre coltivabili, e soprattutto l'impossibilità delle città che si trovavano poi a valle di questi canali di ricevere l'acqua che doveva invece essere utilizzata per tutta una serie di varie attività di tipo lavorativo, ma banalmente anche appunto della quotidianità, nonché attività di tipo cultuale. L'elemento dell'acqua è un elemento che noi ritroviamo molto spesso non solo nella letteratura sumerica, ma lo ritroviamo ad esempio anche nelle raffigurazioni che ci sono pervenute dell'antica civiltà sumerica, quindi la presenza di questo ambiente acquatico di specie animali, soprattutto uccelli e pesci che popolano queste immagini, ci fanno capire come questo ecosistema, ora non voglio arrivare ad una posizione troppo deterministica, cioè di dire che l'ecosistema ha influenzato fortemente la civiltà sumerica, però obiettivamente c'è questa forte, se vogliamo, simbiosi tra l'elemento del paesaggio antico e quella che poi è stato l'intervento di tipo umano nella trasformazione, nello sfruttamento e anche nel cambiamento di questo paesaggio. Quindi il terzo millennio si pone, devo dire, come una grande novità in termini sia di sviluppo delle grandi civiltà urbane, quindi della crescita e dello sviluppo delle prime grandi città, nonché proprio di una trasformazione del territorio, a creare una vera e propria rete tra queste città che, è vero, erano anche in conflitto tra loro. Noi abbiamo informazioni da un punto di vista sia epigrafico, ma anche ad esempio di immagini, di stele commemorative che ci sono pervenute, dove queste città che cominciavano a crescere e soprattutto ad occupare vaste porzioni di territorio, soprattutto per lo sfruttamento delle terre coltivabili, entravano ovviamente anche in conflitto tra loro. Quindi in un certo qual modo andiamo un po' a sfatare anche quello che molto spesso è il mito di questa civiltà sumerica, di questi sumeri che sono una popolazione estremamente pacifica. Non voglio ovviamente arrivare a dire che fossero una popolazione invece estremamente bellicosa, però dobbiamo comprendere quali fossero anche i fenomeni che si sono sviluppati e che si sono andati a creare all'interno di questo contesto culturale, dove queste singole città-stato molto spesso erano anche in conflitto tra loro. Tra l'altro non casualmente, e qui ritorniamo al discorso che facevamo poc'anzi, il conflitto era determinato proprio dal controllo della risorsa idrica, dove appunto l'importanza di avere il controllo di un canale e quindi dell'accesso all'acqua diventava determinante per lo sviluppo e per la nascita e la crescita di un centro urbano. In questo caso noi abbiamo ovviamente queste informazioni di conflitti, ma allo stesso tempo abbiamo anche una mole di informazioni su quelli che invece sono i rapporti anche di tipo culturale, politico, religioso e ovviamente di tipo commerciale che queste città avevano l'un l'altro. Di nuovo, quando parliamo di Mesopotamia, in un certo qual modo è come noi ci soffermassimo su un grande territorio che sembra tutto uniforme, ma queste città appunto si sviluppavano anche in maniera indipendente l'una dall'altra, quindi entrando, come vi ho detto, in conflitto, ma molto spesso anche creando delle sinergie. Uno dei casi forse più sintomatici dell'episodio del terzo millennio della Mesopotamia è quello della cosiddetta Lega Sumerica, cioè di città che a un certo punto decidono di quasi istituire una sorta di patto di tipo politico, creando addirittura un sigillo. Sigillo è uno strumento di tipo amministrativo che veniva utilizzato dai Sumeri per primi, ma verrà poi utilizzato, diciamo, da molte altre popolazioni e civiltà, non solo della Mesopotamia, ma dell'intera regione dell'Asia occidentale antica, ma crearono proprio questo sigillo
che prende il nome di sigillo delle città, perché all'interno di questo sigillo erano raffigurati attraverso dei simboli, molto spesso anche rifacendosi a quello che doveva essere il nome delle città antiche, per cui i prodotti che erano sigillati con questo sigillo appartenevano in un certo qual modo a questo insieme di città che avevano deciso di istituire una sorta di patto, in questo caso di tipo commerciale. Quindi diventa estremamente interessante, perché il terzo millennio si pone realmente come un grande momento di cambiamento, quindi di un fortissimo sviluppo di quello che è stato l'inizio della prima urbanizzazione con la fase finale del tardo calcolitico, mentre con le fasi del terzo millennio assistiamo quasi proprio ad una fortissima accelerazione in questo senso, quindi sia dello sviluppo della civiltà propriamente urbana, quindi di vere e proprie grandi città, addirittura si parla di grandissime città, si usa il termine inglese mega city, megalopoli. Ora è sempre molto complicato utilizzare delle nostre etichette per descrivere quelle che sono le realtà antiche, però obiettivamente anche da un punto di vista archeologico noi assistiamo a delle dimensioni anche molto notevoli delle città dell'antica Mesopotamia, soprattutto del terzo millennio, che dovevano funzionare quasi da catalizzatore in un certo qual modo anche delle realtà circostanti, che erano comunque caratterizzate dalla presenza di centri urbani più piccoli, di villaggi, forse anche di vere e proprie fattorie di cui noi non abbiamo oggi un'evidenza archeologica sul terreno, ma che conosciamo proprio da questo sistema gestionale amministrativo che i Sumeri avevano obiettivamente perfezionato attraverso una macchina burocratica perfetta che gli consentiva appunto il controllo di tutte le loro attività, sia quelle militari, come vi dicevo, ma anche quelle, diciamo, più pacifiche, come appunto il controllo della produzione agricola, dello scambio delle merci, delle attività appunto di lavorazione di questi manufatti che poi noi ritroviamo all'interno del contesto archeologico. Per arrivare a farvi un esempio, attualmente io mi sto occupando appunto di uno scavo proprio di una di queste città del mondo sumerico, nell'Iraq meridionale, nell'attuale provincia del Dikar, che ha come capoluogo la città di Nassiria, quindi ci troviamo proprio nella piena Mesopotamia meridionale, in una zona che nelle fasi del sesto millennio fino forse alla metà del quinto millennio era caratterizzata da una palude, quindi le città sorgevano all'interno di questo sistema acquatico con degli isolotti galleggianti su cui appunto si sono andati a formare i primi insediamenti che poi si sono sviluppati in quelle che poi noi oggi conosciamo essere appunto delle città sumeriche del terzo millennio. Ecco, il contesto all'interno del quale noi lavoriamo nella città di Nigin, che è l'antico nome di questa città, che ha avuto proprio un momento di grande fioritura proprio nel terzo millennio, quindi nelle fasi centrali di questo fenomeno della seconda urbanizzazione, e quello che noi proprio stiamo indagando da un punto di vista archeologico è proprio questa fase iniziale di formazione. I dati archeologici a nostra disposizione oggi ci stanno proprio indicando come, a seguito anche di un processo di trasformazione del territorio, quindi non più paludoso perché si assiste a questo fenomeno di canalizzazione, quindi di bonifica anche in un certo qual modo del territorio circostante, la città si espande, quindi comincia ad occupare vaste porzioni di territorio. Abbiamo informazioni su quella che è la gestione proprio anche di diversi settori della città, quindi l'aspetto molto interessante di oggi è che quando noi parliamo di città orientale antica abbiamo in mente immagini, se vogliamo, anche molto affascinanti, cioè quindi le grandi città come Babilonia e Ninive, mentre noi conosciamo poco poi in realtà di quella che è la vita quotidiana di queste realtà urbane. Ecco, ad oggi invece l'archeologia, soprattutto negli ultimi direi 10 anni con la ripresa delle attività sul campo in Iraq, si sta proprio concentrando sullo studio di quella che è la composizione di queste città. Quindi è vero, noi abbiamo i grandi complessi pubblici, i templi, i palazzi, ma l'interesse è anche quello di vedere come vivevano queste antiche popolazioni, in che tipo di contesto vivevano, quali fossero le loro strutture domestiche e se possiamo parlare anche di un'organizzazione dello spazio della città, quindi di un vero e proprio impianto urbano, se vogliamo, di un'urbanistica dell'antica città sumerica. Per arrivare a chiudere, siamo partiti dal fenomeno della seconda urbanizzazione, quindi dello sviluppo delle grandi città, di cui noi abbiamo grandissime informazioni, soprattutto dai testi, per arrivarvi a dire che l'archeologia oggi, attraverso degli interventi mirati sul campo, sta cercando proprio di tradurre questa immagine che noi abbiamo della grande città sumerica attraverso delle vere e proprie indagini per capire poi come questi diversi settori della città fossero in comunicazione tra loro e come la trasformazione del territorio, che comunque continua ad essere caratterizzato dalla presenza dell'acqua, in questo caso canalizzata e quindi regolamentata, venisse sfruttato anche in termini di suddivisione della città in quartieri, in settori,
in particolari aree dedicate ad esempio alla zona abitativa, quindi zone residenziali, all'aspetto cultuale, quindi alla presenza del tempio, e ad aree delle città in cui invece avvenivano soprattutto le attività di tipo produttivo. E per finire, il professor Laneri ci parlerà del secondo millennio. Il periodo paleo-babilonese è un momento di cambiamento fondamentale, sia da un punto di vista politico che da un punto di vista etnico, perché stravolge la Mesopotamia, cambia la tradizione legata al gruppo etnico sumerico, alla lingua sumerica, alla tradizione sumerica che aveva caratterizzato il terzo millennio in Mesopotamia, e si sposta verso una dimensione semitica che segnerà la tradizione mesopotamica dei millenni a seguire. È evidente che la figura di riferimento è quella di Hammurabi, il sovrano che porterà la capitale Babilonia ad assurgere a centro propulsore di un impero che, come giustamente ha detto lo studioso Dominique Charpin visitando la nostra mostra qui all'Università di Catania, può essere considerato una sorta di Napoleone che crea un impero che dura molto poco, all'incirca tra il 1792 e il 1750 a.C., ma grazie a una serie di campagne militari Hammurabi, prima verso il sud e poi verso est e nord, riuscirà a unire tutta la Mesopotamia. Però il periodo paleo-babilonese è anche un periodo inizialmente di regni amorrei molto potenti, in particolar modo un regno che è poco conosciuto e poco studiato, è quello di Eshnunna, la cui capitale si trova in vicinanza del corso della Diala, un affluente del fiume Tigri. Scavato il sito grazie alle missioni degli americani, l'Oriental Institute di Chicago, negli anni 30, il sito moderno, il cui nome è Tel Asmar. Eshnunna era una capitale che aveva un rapporto privilegiato col mondo orientale, con l'Iran, ed era quindi un centro che fungeva da trade union tra la Mesopotamia e l'Iran. Ma nell'inizio del secondo millennio si crea una realtà nuova, innovativa, che espande le sue mire territoriali anche verso importanti centri della Mesopotamia, incluso Sippar. E quasi prima dell'avvento della prima dinastia di Babilonia, Eshnunna aveva il controllo su buona parte del Tigri e in particolar modo su quell'area che la missione dell'Università di Catania ha ripreso a partire dal 2022 lungo il corso del Tigri, a pochi chilometri di distanza all'affluente con il fiume Diala. La nostra missione si è dedicata allo scavo di Tel Mohammed e si sta continuando, partiremo fra alcuni giorni per iniziare la nostra quinta campagna di scavo a Tel Mohammed. Tel Mohammed faceva forse parte di un più ampio insediamento che includeva Tel Armal. Su questo è impossibile ricostruire l'unità topografica e le relazioni topografiche di questi insediamenti, perché oggi i due insediamenti si trovano nella periferia meridionale di una capitale come Baghdad in espansione. Tel Mohammed fu investigata a metà dell'Ottocento da Layard, da capitano Jones. Layard, sulla via per iniziare la sua missione a Nimrud, non capiamo perché dai diari di scavo non si riesce a capire, raccolse alcuni oggetti, tra cui le famose teste di mazza che sono custodite al British Museum in lega di rame, dove si evince un'iscrizione Egal Hammurabi, che può essere tradotta come Palazzo di Hammurabi o la Fortezza di Hammurabi. Sono due queste teste di mazza con l'iscrizione e immaginiamo che Layard debba aver messo in luce un complesso, perché nel gennaio del 1924 Gertrude Bell, la straordinaria, chiamiamola archeologa, esploratrice, amica di Lawrence d'Arabia, nei suoi diari e nelle sue lettere ai genitori menziona la visita proprio il 31 gennaio del 1924 al tempio di Hammurabi a Tel Mohammed. Quindi deve essere una struttura riconoscibile. Su queste basi nasce la missione archeologica dello State Board of Antiquities and Heritage, che nei vari anni dal 1978 fino al 1999 investigherà un livello che è il livello 2 della fase, qui entriamo nell'importanza della nostra missione, una fase che all'inizio viene considerata una fase post prima dinastia di Hammurabi, perché all'interno di alcune tavolette scoperte a Tel Mohammed si evince una formula di datazione legata a un accadimento connesso con Babilonia. 11 di queste datazioni riferiscono proprio a Ushbu, legato a questo verbo a Babilonia. Inizialmente questo verbo è stato tradotto come ricostruzione di Babilonia e quindi si è immaginato che questi testi di Tel Mohammed facessero riferimento alla famosa caduta
di Babilonia, causata dall'arrivo degli Ittiti da Mushili I nel 1595 secondo la cronologia media. Il problema sono, e qui entra l'archeologia, sono i materiali associati a questo livello 2. Secondo la nostra prima analisi, questi materiali sembrano appartenere a una fase finale del periodo paleo-babilonese, al regno di Samsi-Dutana. Ci sono chiare evidenze di confronti con altri siti come Sippar, Tel Der e altri insediamenti della regione. È evidente però che la menzione dei sovrani con eponimi cassiti e con dei riferimenti, questa è una cosa assai interessante, a un reinsediamento delle divinità di Eshnunna a Tel Muhammed nel livello 3, quindi poco prima di questo livello 2, ci fanno ipotizzare che durante la fase finale del periodo paleo-babilonese, verosimilmente vi era una sorta di anarchia in Babilonia, particolarmente con l'ultimo sovrano, questo è evidente, con Samsu-Dutana, e quindi emergono nuove realtà, e tra queste emerge una nuova dinastia cassita. Alcuni sovrani menzionati in queste tavolette si trovano all'interno delle liste reali cassite, e sarà poi, dopo la caduta di Babilonia, quasi un secolo dopo, proprio una dinastia cassita che metterà Babilonia al centro del dominio mesopotamico, per poi spostare la capitale, e questo è un altro indizio che ci fa pensare che Tel Muhammed sia fondamentale e fondante all'interno di questa trasformazione politica della Mesopotamia, e spostare la capitale alla Carcuf, che non è molto distante da Tel Muhammed e si trova nella periferia occidentale di Baghdad. Tutto questo ci ha portato all'interesse da parte dell'Università di Catania, che grazie al Ministero degli Affari Esteri e adesso grazie all'Università di Bologna e alla direzione del progetto Arthur Begg, diretto dal professor Marchetti, in collaborazione con il sottoscritto, in collaborazione con il CRUST, creare una sinergia per far comprendere ai turisti che ci auguriamo inizieranno a venire a Baghdad l'importanza del secondo millennio, l'importanza della figura di Hammurabi, l'importanza della dinastia cassita, e quindi immaginiamo la creazione di un parco archeologico con 3 insediamenti principali che saranno a Carcuf, Tel Mohammed e Tel Armal, in connessione con la restituzione della Sumerian Wing, dell'ala sumerica del Museo dell'Iraq, brillantemente eseguita dal professor Lippolis del CRUST dell'Università di Torino, e in collaborazione con, grazie ai fondi della cooperazione internazionale del Ministero degli Affari Esteri, grazie all'agenzia governativa AIX e a un'ONG come APSI, cercheremo di portare nel giro di 3 anni a sviluppare turismo, ma sviluppare anche una consapevolezza all'interno del popolo iracheno dell'importanza di alcune figure. Io quello che dico sempre ai miei operai, ma a tutti gli iracheni: non vi rendete conto di quanto sia famoso Hammurabi nel resto del mondo e quanto sia una carta da giocare a livello turistico. Quindi cercheremo nel corso dei prossimi anni combinare la ricerca archeologica, le ricerche testuali, ridefinire questo periodo, che è un periodo fondamentale, perché ricordiamo che a Tel Armal negli anni 40 furono trovate le tavolette, 2 tavolette delle leggi di Eshnunna del periodo probabilmente del sovrano di Adusha precedente ad Hammurabi, e quindi questa, chiamiamola conflittualità, portava un avanzamento della conoscenza in ambito giuridico, ma ritornando a Tel Armal, soprattutto in ambito matematico, dove sono state trovate centinaia di tavolette con teoremi geometrici di elevata conoscenza della geometria di allora. Quindi ci auguriamo che questo parco possa far risaltare questo periodo, che io definisco un rinascimento. Il problema è che noi il rinascimento in ambito mesopotamico lo riferiamo sempre al rinascimento sumerico, ma è un periodo di rinascita in cui la musica, le scienze, è evidente questo dalla famosa tavoletta di Venere della biblioteca di Assurbanipal, che fa riferimento come inizio di datazione e di osservazione dell'eclissi lunare proprio a un sovrano del periodo paleo-babilonese, a Misaduqa. Quindi vuol dire che questo periodo, il periodo paleo-babilonese, è un periodo centrale nella storia dei millenni che verranno e che segneranno la tradizione mesopotamica fino al periodo neoassiro. Ringraziamo i professori Iamoni, Nadali e Laneri e tutti voi che siete giunti fino alla fine di questo episodio. Quello che avete sentito è solo parte delle attività di scavo e ricerca che i nostri archeologi stanno svolgendo nell'antica Mesopotamia. Se volete scoprire di più sugli scavi italiani in Iraq, è stato realizzato dall'Ambasciata d'Italia a Baghdad ed edito da Treccani il volume Tesori dell'Iraq, le missioni archeologiche italiane nella terra tra i 2 fiumi.
Qui potrete trovare il racconto di tutti gli scavi degli ultimi anni, corredato da delle stupende fotografie che vi permetteranno di vedere i luoghi in cui gli archeologi stanno lavorando e le loro magnifiche scoperte. Arrivederci e alla prossima puntata.